Siete in spiaggia, con le cuffie nelle orecchie e vi viene voglia di ascoltare una sinfonia. E qui sorge uno dei grandi problemi del nostro tempo. Solo tra il 1720 e il 1810 sono state scritte circa 12.000 sinfonie. Haydn è arrivato a scriverne almeno 104. Pocorni, un compositore boemo del Settecento, ne ha scritte circa 140 e lungo la storia fino al Novecento sono state scritte almeno 20.000 sinfonie. Oggi il numero delle sinfonie è arrivato tranquillamente a 40.000 sinfonie o qualcosa del genere. Solo il compositore finlandese Leif Segerstam ne ha scritte 370 lungo il Novecento. Grazie, Leif Segerstam. Ed ecco il paradosso. Abbiamo Spotify ma non ascoltiamo niente. Una sinfonia può durare ore. Ma siccome è estate, oggi ascolteremo qualcosa di molto più breve. Ascolteremo un singolo accordo. Questo è 10 accordi che hanno fatto la storia della musica. Bentornati sul mio canale. Siamo in Francia, in pieno Settecento, e Jean-Ferry Rebel è l'uomo di punta della corte di Luigi XIV e di altri sovrani. Se sei il compositore di un re nel Settecento, ci si aspetta che tu ti svegli la mattina, metti la tua parruccona e scrivi dei soavi minuetti vagamente effeminati. Invece nel suo balletto Les Éléments, Rebel decide di rappresentare il caos primordiale. L'orchestra, alla prima prova, si fermò inorridita. Il primo accordo dell'opera sembrava un insulto alla musica. Rebel voleva rappresentare il disordine assoluto prima che Dio dicesse Fiat Lux. Per farlo scrive un accordo rotto. C'è un re, un do diesis, un mi, un fa naturale e un sol bemolle. È una sovrapposizione di note che in un mondo normale si saluterebbero a malapena. Quel sol bemolle è una nota sospetta. Vorrebbe essere la terza maggiore dell'accordo, ma non ci riesce e crea con il fa e il do diesis un attrito pazzesco, un'ansia sonora che non ti lascia respirare. Se Rebel voleva descrivere l'inizio dell'universo, Bach, nella sua Passione secondo Matteo, descrive la fine di ogni speranza. Ci spostiamo a Lipsia, nel 1727. Bach scrive La Passione di Matteo, un'enorme composizione a doppio coro della durata di 4 ore. Il suo intento principale non era torturare qualcuno, al tempo semplicemente non avevano la TV. C'è un punto in quest'opera in cui Pilato chiede al popolo chi voglia liberare tra Cristo e Barabba. Ora, io capisco che uno possa avere dei dubbi, ma questo era Barabba. Capite perché ci sono tutti rimasti male quel giorno? Qui Bach scrive un grido che è una ferita aperta. Il coro urla Barabam su un violentissimo accordo di settima diminuita, che è un po' la versione musicale di un attacco di panico alle 3 di notte. Se Rebel ha inventato il caos e Bach ci ha mostrato il dolore, Wagner col Tristano e Isotta ha fatto qualcosa di molto più pericoloso. Ha inventato Tinder. Siamo nel 1865, in un'Europa ossessionata dal romanticismo più oscuro. Nani, diavoli, corvi, cimiteri, miti ancestrali. Wagner era un uomo con un ego grande quanto il suo talento. Scrive un'opera su una coppia, Tristano e Isotta. Tra loro c'è un desiderio che non trova pace, perché c'è sempre qualche problema logistico o qualche sfiga di mezzo. Wagner scrive un'opera immensa in cui le armonie non si risolvono mai. Il simbolo di tutto questo è un accordo famosissimo, l'accordo di Tristano. L'accordo di Tristano è il malessere. Si presenta, ti promette una soluzione, ti illude, poi ti molla lì, sospesa, a chiederti cosa sia andato storto. È un accordo ambiguo, ti fa love bombing e poi ti ghosta.
Guardate come funziona, abbiamo un Fa, un Si, un Re diesis e un Sol diesis. Per un orecchio normale sono solo una lista della spesa di note a caso, quelle che mancavano nel frigo. Ma per Wagner sono 4 note che vogliono essere qualcos'altro. Il problema è che non sanno cosa. Il Si vorrebbe scendere verso il Si bemolle, il Re diesis vorrebbe salire, il Sol diesis vorrebbe farsi un weekend a Dubai. L'accordo si risolve su un altro accordo, una settima di dominante che è altrettanto inquieto e richiede un'altra risoluzione. È un gioco al massacro. Wagner non risolve la tensione, la dilata, la sposta avanti come un appuntamento dal dentista per la pulizia dei denti che continui a posticipare, sperando che quella roba bianca sparisca da sola. Che strana cosa i denti. Sono come ossa che crescono fuori dal corpo e quando sei un bambino ti cadono dalla faccia. Ma torniamo indietro di un po'. Vienna, 1824. Beethoven vive isolato ed è sempre arrabbiato. Era davvero sfigato. Ogni volta che pensava di aver trovato la donna della sua vita, lei puntualmente sposava un barone bavarese con un castello o roba simile. Come se non bastasse, era anche diventato sordo. Era sparito dalle scene di Vienna da un po' e tutti lo davano per spacciato, così aveva deciso di tornare in grande stile, per vendicarsi di tutte le sue allieve di pianoforte che lo avevano bloccato su Instagram. All'inizio del quarto movimento della nona sinfonia scrive un accordo che è una dichiarazione di guerra, contiene tutte le note della scala di Re minore armonica. È l'equivalente di trovarsi in una stanza chiusa con 12 persone che urlano in lingue diverse, praticamente una normale assemblea di condominio. È una dissonanza brutale che Wagner stesso definirà fanfara del terrore, e quando Wagner descrive fanfara del terrore qualcosa che tu hai fatto, c'è da preoccuparsi. Beethoven ti sbatte in faccia tutta la rabbia di un uomo che non ha più alcun filtro. Ma poi dopo questo caos Beethoven ti droppa l'inno alla gioia. È il classico comportamento da bipolare di Beethoven. Prima ti lancia addosso un posacenere di cristallo e poi ti abbraccia e ti chiede se vuoi del tè. Ma facciamo un salto nella Russia del primo Novecento, perché no, con Alexander Scriabin, che in quanto a ego teneva testa persino a Wagner. Scriabin inventa il celebre accordo mistico o accordo di Prometeo. Invece di impilare le note per terze, come farebbe qualsiasi persona emotivamente stabile, decide di impilarle per quarte. Do, Fa diesis, Si bemolle, Mi, La, Re. Per lui era la voce cristallina dell'estasi. Dopo tutto questo disagio ci serve una pausa. Ravel è la spa dell'anima. Prendiamo l'inizio di Daphne y Chloé. L'accordo che apre la scena dell'alba è una mastodontica, morbidissima cascata di none e undicesime maggiori. Siamo a Parigi nel 1913, quando Igor Stravinsky presenta il rito della primavera e decide di usare l'armonia come un'arma contundente. Per la prima volta la preistoria viene rappresentata non come un paradiso ideale, ma come un mondo selvaggio in cui l'uomo fa sacrifici umani. La danza delle adolescenti è un abominio. Stravinsky prende 2 accordi e li sovrappone, articolandoli su un ritmo scomposto e martellante. Alla prima, in teatro, scoppiò una vera e propria rissa tra il pubblico. Nessuno aveva mai rappresentato in modo così selvaggio il passato dell'uomo. Perché l'uomo uccide? Uccide per il cibo? No, non solo per il cibo. Spesso ci deve essere anche una bevanda. Anche in passato la gente si scandalizzava per un accordo.
Claudio Monteverdi, all'inizio del Seicento, scrisse il madrigale Cruda Amarilli e fece esplodere il più grande caso mediatico della storia della musica antica. Il problema era una singola dissonanza sulla parola ai. Monteverdi ci piazza un accordo con settima e nona, ma senza prepararle. Oggi noi ascoltiamo la trap e non ci facciamo caso, ormai bello figo è diventato musica colta. Non pago affitto, non pago affitto, non pago l'affitto, non pago l'affitto, non paghiamo l'affitto. Ma all'epoca la regola era granitica, la dissonanza andava preparata, andava introdotta con estremo garbo, come quando lei ti presenta il suo ragazzo al vostro primo appuntamento. Monteverdi invece sbatte in faccia all'ascoltatore questo accordo di nona a tradimento. Solo per descrivere il dolore acuto di un cuore spezzato. Il teorico Giovanni Maria Artusi andò su tutte le furie per questo accordo, scrisse un intero pamphlet per distruggere Monteverdi pubblicamente, accusandolo di essere ignorante e incapace. Per lui Monteverdi componeva la mingona e faceva delle minchionate. Questa è la prima shitstorm della storia. Ritorniamo in zona fine 800, primi del Novecento. Vienna. Se c'è un compositore che ha elevato il crollo psicologico a forma d'arte, questo è Gustav Mahler. Era un uomo ossessionato dalla morte, aveva un difetto cardiaco e per non farsi mancare nulla aveva appena scoperto che sua moglie Alma se la intendeva con un architetto. Aveva anche una gravissima forma di emorroidi. Il livello di nevrosi era tale che andò letteralmente a farsi psicoanalizzare da Sigmund Freud in persona. Chissà quanto si prendeva. Nella sua 10ª sinfonia, rimasta guarda caso incompiuta perché è morto prima di finirla, Mahler riversa tutto il suo malessere nel primo movimento. Al culmine dell'adagio, l'orchestra esplode in un accordo colossale di ben 9 note. Nove note impilate una sull'altra a formare un grattacielo di dissonanza pura, sormontato da una tromba solista che sembra urlare disperata nel vuoto. Mahler è stata proprio intensa. È meglio calmarci un po' adesso. Ed ecco l'ultimo accordo che ha fatto la storia, il più famoso, il più usato. L'accordo di Do maggiore. Lo troverete sempre lì, bello e solare, alla fine di qualche grazioso brano in stile galante. Tutto si risolve, una stabilità così sfacciata, così ingiustificatamente ottimista che mi fa venire l'orticaria. Non c'è tensione in questo accordo di Do maggiore. Non c'è quel tipico senso di colpa cosmico di matrice ebraica. È di una serenità talmente priva di nevrosi che mi mette immediatamente sulla difensiva a me personalmente. L'accordo di Do maggiore è il più terribile di tutti. Voglio dire, come si fa a fidarsi di una cadenza così perfetta? E questi erano i 10 accordi che hanno fatto la storia, o comunque 10 accordi a caso che mi piacevano. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace, a commentare e se volete potete sostenermi con una donazione, un abbonamento o dando un'occhiata allo shop del canale. Io vi saluto al prossimo video, buona estate, ciao ciao!